Io non riesco a trovare un concetto più stupido del paradiso islamico, non ce la faccio. Ci ho pensato tanto, ho messo insieme i complotti, la terra piatta, ma non c'è niente di più stupido del paradiso islamico. Nel Corano Allah dice che ogni uomo quando entrerà in paradiso troverà tutta una serie di vergini ed è interessante anche notare la descrizione dell'ambiente che viene fornita nel Corano da parte di Allah. In questo paradiso scopriamo che ci sono bevande fresche, frutta fresca, c'è molta ombra, ci sono dei comodi letti o dei comodi divani su cui gli uomini musulmani potranno stare seduti e avere anche questi rapporti sessuali con queste vergini. Gli uomini musulmani sono in abiti comodi, a volte viene detto che sono abiti di seta e tutto questo è interessante perché da qui scopriamo che cosa mancava a Maometto e insomma, ai suoi primi compagni affinché riuscissero a creare la motivazione giusta per avere dei seguaci che possibilmente si lanciassero nelle future battaglie che avrebbero fatto di lì a poco. Fondamentalmente il paradiso islamico è, secondo me, tutto quello che mancava in quel momento. Ma per quanto riguarda le vergini, queste donne, tra virgolette, non sono nient'altro che bambole sessuali praticamente e questo paradiso islamico non è nient'altro che un bordello, è un'orgia. Vediamo le caratteristiche che io avevo segnato qua. Allora, queste donne innanzitutto hanno sguardi casti, quindi permane ancora questa mentalità secondo la quale è preferibile che la donna sia comunque casta e modesta, però è lì apposta per darti la vagina per un rapporto sessuale, quindi mi sembra anche un po' contraddittorio. Hanno occhi grandi, viene ripetuto più volte, e poi viene detto che hanno la pelle molto chiara, probabilmente la pelle delle donne dell'Arabia Saudita in quel momento era scura e quindi hanno inventato il contrario, non so, non ne sono sicura. Sono sempre giovani, questo dopo ci interessa molto, e sono sempre vergini, cioè anche dopo il rapporto sessuale queste donne tornano ad essere vergini. Quindi deduciamo, non lo so, che Allah probabilmente ricostruisce l'imene. Sono pie, sono belle e hanno i seni pieni. Immaginate un bambino, un ragazzino che leggendo il Corano, pensando che quella sia la parola di Dio, si trova davanti la descrizione, queste che abbiamo visto con queste scene, queste parole. Viene anche detto che ci sono dei ragazzini in questo paradiso islamico, sono maschi, sono di età, sono piccolini, giovanetti, fanciulli, viene detto, e praticamente hanno la funzione del cameriere, cioè portano in giro delle bevande all'uomo musulmano che sta lì bello comodo sul divano in attesa della prossima vergine. Non ho voluto approfondire di proposito i tafsir che cosa dicano su questi ragazzini camerieri. Non lo voglio sapere perché la fantasia sappiamo che è facilissimo che finisca poi sempre peggio. Tuttavia, nei tafsir ho scoperto una cosa molto interessante, anche abbastanza preoccupante. I tafsir dicono che, a prescindere dall'età o dal grado di bruttezza o bellezza con cui una donna è morta, quando arriverà nel paradiso islamico, di sicuro diventerà bella, di sicuro diventerà di circa 33 anni e di sicuro diventerà vergine. E questo è un problemone, nel senso che io da qui deduco che le vergini del paradiso islamico non sono inventate da Allah sul momento, sono donne che hanno già vissuto questa vita terrena e non sono nient'altro che le donne musulmane. Quindi per quale motivo una donna dovrebbe voler essere musulmana? Nel senso che il messaggio implicito è che io, come donna musulmana, se arriverò in paradiso, una volta in paradiso divento l'oggetto sessuale di qualcun altro, ad esempio di mio marito o magari del mio vicino di casa o di mio cugino. A quel punto tutto può succedere nel bordello di Allah, mi sembra di aver capito. E infatti abbiamo anche una conferma proprio per quanto riguarda i mariti in alcuni hadith che vengono ripresi da questi tafsir in cui viene detto qualcuno si è avvicinato a Maometto per chiedere ma se una donna ha avuto più di un marito nella vita terrena, di quale marito deve diventare la Vergine una volta arrivata in paradiso?
E Maometto risponde che può scegliere lei, può essere la donna a scegliere di quale marito diventare la vergine del paradiso, possibilmente tenendo conto del grado di moralità del marito, eccetera. Comunque da qui abbiamo più conferme del fatto che le donne musulmane della vita terrena sono loro che diventano le bambole gonfiabili del paradiso di Allah. Ho segnato 2 studiosi islamici da leggervi, che sono Al-Suyuti e Al-Ghazali, che come sappiamo di solito non perdono l'occasione, gli studiosi islamici, cioè si chiamano studiosi, non ciarlatani, per peggiorare tutto. Ogni volta che dormiamo con una fanciulla dai grandi occhi neri, detta anche Houri, la troviamo vergine. Inoltre il pene dell'eletto non diventa mai molle, l'erezione è eterna. La sensazione che si sente ogni volta che si fa l'amore è assolutamente deliziosa e fuori da questo mondo, e se la si dovesse provare in questo mondo si arriverebbe allo svenimento. Ogni eletto, cioè ogni musulmano, sposerà 70 vergini, oltre alle donne sposate sulla terra, e tutte loro avranno vagine appetitose. Le vergini nel paradiso non hanno mestruazioni, non hanno liquido derivante dall'orgasmo, non hanno le feci né l'urina, non producono sporcizia, non hanno saliva, non hanno la tosse e non hanno figli, non possono restare incinte. Per quanto riguarda gli hadith, invece, innanzitutto è proprio negli hadith che viene menzionato il numero 72 per quanto riguarda le 72 vergini, che è una cosa che spesso le persone sanno, perché è talmente ridicola che prima o poi l'abbiamo saputa tutti. Le 72 vergini però tenete a mente che non fanno parte del Corano, ma fanno parte degli hadith. Gli hadith più si ripetono, più sono considerati forti, meno si ripetono e maggiormente sono considerati deboli. Ci sono degli hadith in cui viene detto che ogni uomo musulmano riceverà 72 vergini, ma questi hadith sono considerati deboli perché si ripetono poco. Purtroppo c'è un problemone. Esiste un hadith che parla del martirio, parla del martire, e questo è un hadith forte perché si ripete molto. E viene detto che questo martire di sicuro riceverà 72 vergini insieme ad altre benedizioni da parte di Allah, come la cancellazione dei peccati precedenti, che durante il Ramadan poi vedremo che è molto pericoloso questo concetto. Viene detto che viene risparmiata l'attesa nella tomba prima del grande giorno del giudizio, che viene incoronato in paradiso e che appunto riceverà queste 72 vergini. Quindi le 72 vergini ad oggi nel pensiero moderno, chiamiamolo così, non sono tanto legate al premio che spetta ad ogni uomo musulmano, ma soltanto al martire, e questo è molto problematico. Tant'è che è già successo anche in Occidente, come ad esempio nel Regno Unito, che ci sia stato un imam che incoraggiava alla jihad partendo proprio dal concetto di queste 72 vergini. Ovviamente di tutti i punti del pianeta Terra, secondo voi quale sarà quello dove si ripete di più questo concetto delle 72 vergini per il martire? Esattamente, i territori palestinesi, bravissimi. Nei territori palestinesi succede anche una cosa ancora più raccapricciante. Le madri dei martiri, che sono felici del fatto che il proprio figlio si è appena fatto ammazzare, organizzano delle feste ogni tanto perché nella loro mente malata, in quel momento, dopo che il figlio è stato ucciso magari dalle forze israeliane, loro pensano che in quel momento il figlio si stia sposando con le vergini e quindi organizzano in casa delle feste come se fosse una festa di matrimonio. Questo mi sembra molto molto preoccupante. Ho dimenticato di dire che ci sono anche degli hadith in cui viene detto che l'erezione viene posta in luce la virilità dell'uomo, dicendo che avrà innanzitutto la forza di 100 uomini, una cosa del genere, e poi che l'erezione sarà eterna. In sostanza noi possiamo tranquillamente concludere che questo paradiso islamico, che ha tutte le caratteristiche di quello che mancava alle persone che l'hanno ideato,
è un bordello dove gli uomini musulmani hanno delle erezioni spaventose e girano tutto il giorno con il pene duro nella propria mano. Questa è l'immagine. Dei ragazzini camerieri non voglio sapere niente, nessuno mi dica niente, ma mi preoccupa molto questo concetto per quanto riguarda le donne musulmane. Cioè io come donna musulmana, perché dovrei essere contenta di finire in paradiso? Io in paradiso divento una bambola gonfiabile per qualcun altro, mio marito, però mio marito è la stessa persona che io devo assistere mentre consuma rapporti sessuali a iosa con le altre 71 vergini o non so quante altre, e io nel frattempo cosa faccio? Guardo, faccio il bucato, pulisco i vetri, pulisco i divani probabilmente, anche perché essendo sempre vergini sono appunto dovranno anche sporcare. E un'altra cosa molto triste, mi sembra che l'Islam tratti gli uomini musulmani come delle bestie. Poteva avere senso 1400 anni fa dire ok, io voglio fare la mia prima cellula jihadista, adesso come motivazione metto, non lo so, l'aperitivo di benvenuto, questa frutta fresca, buffet, un po' di alcol, che è quello che nella vita terrena ti proibisco, e il sesso, che è quello che nella vita terrena ti proibisco. E questo ha due implicazioni. La prima è che gli uomini musulmani, io non accetto che vengano trattati come delle bestie, perché non c'è niente di speciale nel fare sesso, lo fanno anche gli animali. E poi la seconda cosa illogica è che, ok, tu mi hai vietato una cosa nella vita terrena affinché poi io sia motivato a volerla e mi unisca a te, diventi tuo seguace con la promessa che avrò questa cosa vietata nel paradiso. Però allora il paradiso islamico non è migliorativo. Nel senso che è come se nel paradiso cristiano, mettiamo insieme ebrei e cristiani, il primo comandamento è non uccidere. Nella vita terrena io so che questo è il primo comandamento e lo rispetto. E poi nel paradiso ebreo barra cristiano cosa facciamo? Ci spariamo tutti tra di noi? Capite? Non ha senso. Non ha senso. Nessun senso. E poi un'altra cosa ho scritto, questo sarebbe tutto molto più serio. Allora, l'ossessione per la vagina è presente un po' in tutti i passaggi praticamente di qualsiasi testo di riferimento dell'Islam. C'è sempre questa vagina presente e c'è sempre questa misoginia con questa vagina e non si riesce a uscire da questa mentalità che è già distorta già dall'inizio. Non solo, ma comporta anche delle conseguenze che vediamo ancora oggi nel XXI secolo. Ad esempio, l'anno scorso io avevo trovato una notizia che riguardava la Francia. La Francia aveva comunicato, i dottori francesi avevano comunicato che da quel momento in poi si sarebbero rifiutati di ricostruire chirurgicamente l'imene delle donne musulmane. E io guardavo questa notizia e mi chiedevo ma perché prima lo facevano? E quindi ho approfondito e sì, prima lo facevano, perché la donna musulmana che aveva già magari divorziato, che era vedova, comunque che voleva avere un secondo uomo, andava a chiedere questa operazione di ricostruzione dell'imene per essere di nuovo vergine. È tristissimo, ma mi fa anche sorridere perché è troppo ridicolo che una cosa del genere abbia senso. Una notizia che purtroppo non avevo memorizzato dell'inverno scorso, quindi un anno fa direi, fu questa. Anche qui siamo nel ridicolo e grottesco, ridicolo e triste al tempo stesso. Un ragazzo in Germania si era tutto cosparso di sangue, credo finto, credo vernice, per andare a commettere un attentato terroristico da martire. E la polizia ovviamente l'ha arrestato subito. Quando l'hanno portato in caserma gli hanno detto scusi, ma perché lei sta girando mezzo nudo, questo qui era in mutande, tutto sporco di sangue, no? Suppongo sangue finto. E lui disse perché alle vergini piace molto di più quando un martire arriva già sporco di sangue. E immaginate i poliziotti tedeschi che dovevano relazionarsi con questa mentalità. Dopodiché l'altra cosa molto pericolosa, molto problematica, è che la donna stuprata talvolta viene ripudiata dalla sua stessa famiglia. Questo perché non è più vergine e quindi non vale niente.
questo è tutto un incubo a parte che tratterei in un video a parte. Comunque questa ossessione per la verginità ha poi delle ripercussioni. Non sto dicendo che tutte le donne musulmane violentate vengano ripudiate dalle loro famiglie, ma soprattutto in contesti già di inferno, come ad esempio fu ed è ancora adesso la guerra in Siria, a tante ragazze succedeva questo. Io ho visto un documentario che in descrizione non vi lascio, si chiama Le Cri étouffé, che forse in francese vuol dire il grido strozzato, e queste ragazze vengono arrestate dal regime, dalle forze del regime siriano, vengono portate in carcere, vengono violentate e loro danno per scontato durante questa prigionia che di sicuro non saranno date in sposa mai più a nessuno. È una cosa orripilante. E poi le ho dette tutte. Allora, il ragazzo in Germania, l'imene in Francia, lo stupro e il ripudio, la donna divorziata non vale più nulla, più o meno, la perversione per i bambini. Sì, ecco, io non darei il Corano ad un bambino piccolino. Questo è quello che io potevo dire sul paradiso islamico. Mi fate sapere nei commenti se qualcosa non è chiaro e ci possiamo ritornare. A mio avviso non ha nessun senso e io non sono d'accordo sul fatto che l'Islam tratti gli uomini musulmani, vabbè, a parte come tratta le donne musulmane non c'è neanche di dirlo, non c'è neanche bisogno di dirlo, ma a me non piace che tratti gli uomini musulmani così come degli animali, delle bestie. I miei gatti adesso, se io gli apro la porta, escono, fanno sesso e tornano a casa. Lo possiamo fare tutti. Non è una cosa difficile e soprattutto qual è l'aspetto teologico dell'Islam? Qual è l'aspetto teologico del paradiso islamico? Infine fatemi sapere, avete mai saputo di qualcosa di più stupido del paradiso islamico? Grazie mille, ci vediamo presto. Ciao!